Benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'Undervolt della CPU. Iniziamo col dire l'utilizzo, a cosa serve e cos'è l'Undervolt della CPU. L'Undervolt della CPU non è altro che l'abbassamento della tensione in ingresso all'interno del processore. Questa operazione, chiamata appunto Undervolt, è possibile effettuarla oltre che per il processore anche per la scheda grafica e ha lo scopo di abbassare appunto la tensione, di conseguenza porta un abbassamento del consumo e che conseguentemente porta a un abbassamento delle temperature. Si tratta di un'operazione che non è assolutamente rischiosa per quanto riguarda l'hardware del computer, non rischiamo di bruciare nulla, tutto ciò che possiamo rischiare è la seguente situazione. Quindi ecco, basta un riavvio, andare a cambiare le impostazioni affinché non succede più. Vi farò vedere anche come fare per, diciamo, per stabilire l'impostazione, il settaggio più corretto. Allora, iniziamo col dire che si tratta che è possibile effettuare questo Undervolt sia su portatili che su fissi, tuttavia trova molto più utilizzo ed è molto più apprezzato sui portatili. Questo perché i portatili tendono ad avere generalmente temperature più alte, poiché il loro sistema di raffreddamento è molto spesso sottodimensionato, perché deve entrare in una scocca abbastanza limitata. C'è qualche modello che può essere più efficiente, qualcuno meno, però comunque diciamo un problema che affligge tutti i portatili è le alte temperature, che portano a un cosiddetto throttle. Di conseguenza sì, il tratto l'altro non è che la limitazione dell'hardware affinché venga gestito termicamente, quindi diciamo che arrivando a una certa temperatura l'hardware si rende conto di non può più girare a quella determinata potenza perché il calore è diventato troppo alto e onde evitare di danneggiare il chip decide di abbassare la temperatura. In alcuni casi e può entrare anche in protezione termica, la protezione termica altro non è che proprio lo spegnimento del computer affinché l'hardware non si danneggi. È una forma di sicurezza. L'Undervolt, per quanto riguarda il processore, può portare a netti miglioramenti dal punto di vista termico anche superiori ai 10 gradi. Poi dipende da quando fortunati siamo stati con, diciamo, chip, perché anche a parità di modello ci può essere un chip che regge un undervolt maggiore rispetto a uno che invece crasha morta alla schermata blu. Ehm, Ci serve per poter procedere, ci serve innanzitutto un programma che è chiamato Throttlestop, ok, scaricabile gratuitamente al link che vi inserisco in descrizione. Programma molto semplice, scaricherà uno zip e semplicemente lo andrete ad estrarre e che porterà un eseguibile, non è neanche un programma che si installa, ok, è semplicemente un eseguibile ehm, che si apre immediatamente. Ok, magari vi avviserà, ok, che ci sono dei rischi usare Trattostop perché effettivamente ci sono dei rischi nel momento in cui andremo a fare altro. Non l'Undervolt. Se facessimo altro qua sopra, potremmo, come l'overclock, potremmo rischiare di danneggiare il computer. Ok, questa è la schermata di tratto stop. Da qui quello che vediamo è la nostra frequenza attuale, insomma abbiamo tanti bottoni, abbiamo il nostro modello e abbiamo le frequenze per ogni core e le temperature. Quello che dobbiamo considerare adesso è che l'Undervolt non può essere fatto su ogni modello di processore, ok? Nel mio caso stiamo parlando di un portatile che della 12ª generazione che purtroppo non è possibile effettuare l'Undervolt e lo stesso discorso vale anche per quelli della 13ª. Questo è stato inserito dalla Intel proprio, ok, parliamo dei processori Intel, poiché era presente una vulnerabilità sfruttabile da hacker che danneggiavano il computer, quindi è stato loccato, diciamo, a livello hardware, quindi è stato messo proprio un blocco a livello hardware e non è possibile, diciamo, sbloccarlo in nessun altro modo. Finora nessuno è riuscito a sbloccarlo. Tuttavia vi farò vedere come è possibile, diciamo, effettuare altre operazioni. Per quanto riguarda chi ha
diciamo, processori, scusate, ho sbagliato. Ora andiamo nella versione Fiber. Chi ha processori invece AMD oppure di qualsiasi altra, diciamo, generazione Intel, qui se ha tutto sbloccato può saltare direttamente alla parte successiva del video. Ovviamente prima bisogna premere qui, ok, unlock voltage. Una volta, se vediamo che possiamo abbassare questi valori, l'offset soprattutto, mh, allora possiamo procedere alla seconda parte. Se invece, come nel mio caso, è tutto bloccato, rimanete e continuate a vedere il video. Quello che possiamo vedere appunto all'interno di questa situazione, all'interno di questa schermata, sono i voltaggi. Noi non possiamo fare nulla, ok? Per quanto riguarda la decima e l'undicesima generazione, anche questo potrebbe essere bloccato, tuttavia è possibile sbloccarlo. Anche per quanto riguarda i turbo groups, che vi dirò ora cosa sono bloccati, quindi qua abbiamo tutta una situazione bloccata. Per poter sbloccare queste cose, non per la dodicesima generazione, io ad esempio anche avendo sbloccato questo, come vediamo, non posso intervenire in alcun modo qui, dobbiamo effettuare alcune particolari operazioni. Tuttavia, iniziamo prima col dire quello che è possibile fare per ridurre il calore all'interno del computer in alternativa all'undervolt che non è possibile fare sostanzialmente. Innanzitutto, una delle cose che possiamo fare è limitare il consumo dei watt, cioè limitare la potenza del processore. Scusate. Io vi suggerisco di impostare un 45, va bene un poco più, va bene un poco meno, e di mettere il 28 su quanto riguarda il turbo time limit, ok? Questo ci permette di arrivare comunque a buone frequenze senza scaldare troppo. Questa è la prima ottimizzazione che possiamo fare, ok? Poi un'altra ottimizzazione che possiamo fare è quella dello speed shift. Questo praticamente abbassando il valore da 128 a 84 andremo a dire al processore quando sei meno sotto sforzo, diciamo, cerca di alleggerire, usa meno risorse possibili. Non fa miracoli perché diciamo predefinito già sono un po' stati così i processori, soprattutto questi moderni che hanno l'undervolt bloccato. Quindi non hai che fa miracoli, può essere anche impercettibile, il vantaggio tuttavia ve lo consiglio comunque di attivare. Una cosa che ci potrebbe far risparmiare molto calore, ok, molto calore e molta energia, è disabilitare il turbo. Tuttavia è una cosa che vi sconsiglio, oppure vi consiglio di attivare solo in determinati ambiti. Nel caso dovessimo fare, ad esempio, giochi più leggeri, andiamo ad usare questo in modo da limitare la frequenza a veramente, scusate, veramente molto bassa, diciamo, ok? Tipo ad esempio in questo caso si blocca a 2500, la temperatura non sale più di tanto, il consumo è basso e quindi per evitare di scaldare il computer, mentre ad esempio se dobbiamo fare giochi un po' più pesanti, il turbo è consigliabile tenerlo attivo. Potremo incappare in lag oppure se dobbiamo fare dei rendering, qualsiasi cosa più pesante che dobbiamo fare ha bisogno di più potenza. Quello che ci rimane ora da fare è appunto, quando ho detto limitare qua al 45, attivate tutto, ovviamente tutte le clamp, sync, login e fate apply, ok? Quello che dobbiamo andare a fare ora è sbloccare sostanzialmente questa parte grigia che abbiamo qui, ok? Undicesima, decima e undicesima generazione andiamo a sbloccare anche questo. Purtroppo per la dodicesima e la tredicesima su alcuni modelli hanno anche questo sbloccato. In particolare vi posso dire che chi inizia con H, cioè che ha solo l'H, tipo di 5 12500H, di 7 12700H, non hanno questa opportunità, ok? Ma possono sbloccare questo. I turbo groups altro non sono che, come vedremo, spiegherò successivamente, anche per chi ha saltato il video, ha saltato questa parte qui, non sono che la limitazione della frequenza per ogni core, performance e efficiency core. Quello che ora ci serve sono dei file presenti in descrizione che vi metto in una cartella zip estraeteli e quelli che vi troverete sono questi
sostanzialmente. Questo, se non sbaglio, però si chiamerà, sì, GrabX, ok? 64. Vi spiego perché. In pratica per una limitazione del drive non potevo chiamarlo come l'avete visto ora e quindi non dovremo andare a ridominare. Ora vi spiego cosa sono questi file. Questo file lo andremo ad utilizzare per effettuare una modifica a livello del BIOS, ok? A livello del BIOS andremo a sbloccare quindi questi comandi che ci permettono di effettuare un tratto stop. Command line sono le istruzioni che andremo a scrivere, ok? All'interno del BIOS, istruzione diversa per ogni generazione, ok? Di processori, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª, sono questi, ok. Quello che dovremo andare a scrivere sono questi, in base alla generazione di processore che abbiamo. Capire la generazione, insomma, basta poco, i 5 12500H, una 12ª, ma immagino queste cose le sappiate, 11ª sarà 11500, 11004, insomma. Poi, tornando a noi, ok, abbiamo uno screenshot. Perché lo screenshot? Proprio perché queste operazioni si fanno a livello del BIOS, specifico questi screenshot, questa immagine, questa foto non è mia, non può essere fatta, diciamo, a livello non posso registrare, perché parliamo prima del caricamento del sistema operativo. Ora, cosa dobbiamo fare? Molto semplicemente ci serve innanzitutto una chiavetta USB, ok? Quindi andremo a inserire una chiavetta USB, deve essere, non possibilmente, deve essere dai 4 ai 32 giga. Andremo a formattarla, ok? Quindi dobbiamo essere sicuri che non ci serve per nulla altro, almeno al momento. Formattarla in FAT32, ok? Il nome non è importante, qualsiasi cosa va bene, ok? Andremo a creare all'interno di questa USB una cartella chiamata EFI, ok, scritta così, un'altra cartella boot e ci andremo a mettere dentro il file che vi ho detto, quello là che si chiama grabx, andremo a chiamarlo però come là, bootx, così. Lo andremo semplicemente a trascinare lì. Ora, tutto ciò che dobbiamo fare è innanzitutto copiarci da qualche parte o farci una fotografia della linea di comando, queste qua che ci servono a noi, ok? Quindi siamo di 10ª generazione, ci copiamo queste, 11ª ci copiamo queste. È importante farlo o a mano o una foto perché ovviamente non abbiamo accesso a questo file nel momento in cui andremo a operare nel BIOS, stiamo prima del sistema operativo, quindi è importante tenerlo da parte e soprattutto copiare bene perché Thunderbolt non arrischi altro, però questo sblocco noi andremo a scrivere diciamo all'interno della memoria del BIOS, potremmo fare qualche casino nel caso sbagliassimo qualche lettera, quindi facciamo molta attenzione, ok? Se sbagliamo qualche piccola lettera dovrebbe darci errore, però se sbagliamo i numeri, lì diciamo i numeri, quelle X, lì potrebbero esserci problemi, perché andrebbe a scrivere qualcosa che non ci serve. Ok, ora vi lascio ovviamente se non sapete come entrare nel BIOS, come fare tutte queste cose, io vi farò vedere come viene fatto sul mio computer, nel caso che è un gigabyte, però ogni marca ha una, e ogni modello ovviamente ha, quasi ogni modello ha un BIOS diverso, comunque c'è una diversità di BIOS, quindi le impostazioni potrebbero essere un po' diverse, poi comunque dovete cercare di seguire più o meno sempre queste indicazioni che vedrete nel video che ho registrato col mio telefono e nel caso comunque fate prima una ricerca su internet, ok, come entrare nel BIOS se non lo sapete, come entrare nella menu boot, io vi farò vedere come, ma sicuramente, quasi sicuramente sarà diverso, però diciamo come linea guida ci può stare, magari dovete andare in una sezione piuttosto che un'altra a trovare un determinato, non so, una determinata parte dove cliccare rispetto, però si chiamerà sempre in maniera uguale. Ok, adesso io sto entrando nel BIOS, il mio BIOS, scusate la qualità, ecco, io ho queste impostazioni. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo trovare il boot manager, in alcuni casi potrebbe essere semplicemente premere
F12 prima del caricamento del BIOS, F10, e selezionare come ingresso, diciamo, piuttosto che la memoria del computer, la nostra USB. Ok? Potrebbe succedere questo è quello che potrebbe succedere, metto a fuoco, ok, questo è quello che potrebbe succedere. Può essere bloccato dalle impostazioni di sicurezza, quindi dovremo andare a disabilitare qualcosa, quindi dovremo andare in particolare a disabilitare il Secure Boot, si chiama Secure Boot, quindi andremo un po' a cercarlo all'interno delle nostre impostazioni ora. Andiamo a cercarlo, ma di questo potrà dipendere dai vari BIOS ovviamente. Ok, non è possibile farlo, devo riavviarlo perché sono andato prima a selezionare, quindi mi chiede di riavviare prima di poter andare a effettivamente modificarle. Potrebbe essere che a voi non chiede questo, potrebbe essere un'altra sezione, insomma, ho detto ogni BIOS è diverso a sé, potrebbe che essere che mi fa andare direttamente nella procedura per quanto riguarda appunto la scrittura, quindi nel mio caso andrò a riavviare il computer, ok, ora l'ho riacceso, ok, entro qui quindi potrebbe essere qui, potrebbe essere da altre parti e vado a cercare dov'è appunto il possibile disabilitare il Secure Boot, quindi nel mio caso sarebbe questa qui, ok? Dovrei andare a spostarla su Disable all'interno delle varie impostazioni. Quindi qui dovrei andare a mettere Disable, ok? Nel mio caso non vado a fare perché è stato già fatto, cioè già ho effettuato la cosa, però voi dovete andare a fare qui. Eseguendo il boot vi ritroverete nella schermata dello screen, ok? Dove dovete andare a scrivere semplicemente quelle informazioni. Che ora vi faccio vedere, diciamo, quella situazione che noi ci dovremo trovare una volta entrati nel boot, dovremo trovarci in una situazione del genere, ok? Minimal bash, ok? Noi col grab e andremo a scrivere quello in base alla nostra generazione di processore, quindi abbiamo una 10ª generazione Intel, andiamo a scrivere questa qua, attenzione, qui c'è un underscore, c'è una lineetta bassa, insomma, andiamo a scrivere questo a mano, attenzione ai codici, questi sono molto importanti, se siamo di decima scriviamo questo, poi facciamo invio, e andiamo a scrivere questo e poi facciamo invio. Una volta arrivati a questo punto, comparirà comunque grab scritto così, dobbiamo semplicemente spegnere, riavviare il computer e avremo il nostro Undervolt sbloccato. Ora il turbo radio. Potrebbe essere in alcuni casi necessario andare anche a modificare nel BIOS, per rarissimi casi nel BIOS la virtualizzazione, si chiama V2X, andiamo a disabilitare giusto per fare questa modifica, ma è una cosa che può capitare molto raramente. Ora vi farò vedere come andare a modificare l'Undervolt, ok? Passerò tuttavia a un altro computer per farvi vedere come poterlo effettuare l'Undervolt qui, cioè, scusate, qui, poiché a me, essendo 12ª generazione, è bloccato. Per tutti gli altri, quello che poi sbloccheremo, avremo sbloccato, sono questi turbo groups, andremo a impostare una frequenza, diciamo, un po' più bassa per i performance core, gli efficiency li possiamo lasciare così come sono. Io ho abbassato da 45 a 40, però un po' sta a voi. Vi consiglio di tenere abbassati tutti, oppure abbassare quasi tutti e tenerne due più alti, perché generalmente sono quelli un po' più utilizzati dalle applicazioni. Insomma, questo sta alla vostra discrezione. Io ho abbassato personalmente di 5 ogni core solo per quanto riguarda i performance, quindi massimo arriveranno a 4 GHz. Ho fatto perché io ho seguito alcuni test e mi è sembrato che da 4,5 a 4 le performance fossero invariate, però diciamo il calore aumentava molto, quindi ho deciso di bloccarlo a 40, però potete abbassarlo di più, potete alzarlo di più, insomma, l'importante è non andare oltre, cioè non lo mettete, se avete 45 lo mettete a 46-47, se no state andando in overclock, cioè rischiate di mettere sul turbo dell'overclock. Ok,
una volta sbloccata questa, se siete sulla 12ª generazione, fate ok, salva vantaggi, apply, ok. E ora per chi è la 12ª generazione può direttamente saltare alla fine del video dove ci sono gli ultimi passaggi per la configurazione di tutto, insomma, diciamo, per il salvataggio e l'attivazione di tutto, perché fino a mo' non abbiamo salvato niente. Mentre invece ora vedremo con gli altri, quanto riguarda chi ha questa sezione del CPU Core sbloccata, come effettuare l'Undervolt. Ok, per quanto riguarda invece l'Undervolt vero e proprio, ora andremo a vedere su quest'altro computer, perché appunto sul mio 12500H non è possibile, andiamo a vedere come effettuare l'Undervolt. Allora andiamo a fare Fever, appunto. Ora abbiamo tutto questo sbloccato e andremo a selezionare, a muovere la curva di voltaggio qui, ok, premeremo questo, poi andremo a mettere adattativo, andiamo prima sul core, ok, a cominciare a muovere, mettiamo prima range 125 e proviamo, diciamo, prima col meno 100, ok, proviamo le varie combinazioni, quindi proviamo a mettere meno 100, solo questo dobbiamo muovere, solo l'offset, ok, proviamo a mettere meno 100 e altro. Oltre a questo andiamo anche a influenzare la cache e qui mediamente la dobbiamo mettere sempre inferiore rispetto al core e vedere se regge. Nel caso una volta facciamo, cioè cominciamo a partire con 100, ok, poi alziamo di 25 in poi, quindi una volta arrivato, se siamo arrivati a questo, ok, 125, andremo a semplicemente spostare su 2,50 e scendere, ok? Sempre più. Siamo sul core e sulla cache. Nel caso avessimo la doppia opzione anche per l'efficient core, andremo a mettere anche lì dei valori. Partiamo da meno 100. Poi nel caso facciamo applica, ok, andiamo a fare applica e vediamo facendo dei test, insomma, avviando il benchmark che ho fatto vedere prima, come se regge, ok? Possiamo anche andare a fare quello della scheda grafica integrata, facciamo un 30, possiamo provare al massimo un 50, non andiamo oltre. Nel momento in cui non crasha, ok, vediamo, facciamo il test, non crasha, allora ancora stabile, possiamo scendere ancora di più. Nel momento in cui vediamo il crash, appunto lo schermo blu, allora dovremo andare a semplicemente ad andare a cambiare, a ridurlo fino all'ultimo settaggio stabile. Quindi se siamo crashati a 150, ok, meno 150, mi raccomando meno 150 andremo a mettere meno 125. Generalmente il core riesce ad andare ben oltre, si stima un 70-80 di oltre rispetto alla cache e generalmente il core non crasha mai, cioè anche se voi abbassate, fate un undervolt di meno 200, ok, ma non toccate la cache, non avrà funzione, cioè dovrà essere sempre toccata anche la cache, quindi a un certo punto il core non impatterà più di tanto, va abbassato, però diciamo è il core e la cache quella che fa andare a crashare il sistema. Noi qua abbiamo un po' sul 115, ok? Abbiamo messo questo 115, se andiamo a mettere il core, andiamo a mettere sicuramente superiore, ok, andiamo a mettere un meno 250, probabilmente verrà alloccato comunque intorno ai 140, ok, non andrà effettivamente a meno 250 perché dipende dalla cache. Invece la cache magari a 120 va a crashare, mentre questo potete portarlo anche a meno 500 volendo, ok? Cioè non andare a crashare. Una volta che abbiamo portato quindi il nostro valore e sappiamo che è stabile, abbiamo fatto i test, quindi per fare i test io ora faccio cancel perché ho trovato già i settaggi ideali su questo computer, a fare cancel, ok, voi dovete fare ok, invece ok e fare apply, faccio cancel. Una volta che voi avete fatto questa operazione, quindi vi fate i test, così, fate il test, ve lo avviate, vedete come va, insomma, e tutto. Potete andare a
andare a salvarlo e ora vi farò vedere come andare a salvare, avviare tratto stop in automatico perché adesso se crasha, ok, caso dovesse crashare il computer si arriverebbe senza avviare tratto stop, mentre a noi dobbiamo fare in modo di automatizzare il processo, ok, quindi una volta trovato il settaggio stabile di come impostare tratto stop che si apre in maniera automatica. Ora, una volta salvato le impostazioni, quindi una volta che abbiamo tutto, abbiamo fatto salva, abbiamo modificato le cose, ok, salva, apply, tiriamo tutto come dobbiamo avere. Poi ricordiamoci di abilitare il turn on, vediamo che questo deve essere sempre rosso, se è rosso attivo, se è verde è disattivo, ok, se è rosso, quindi cerchiamo il rosso, salviamo anche qui. Ovviamente per evitare che per avviare il programma all'avvio, cioè mettere il programma all'avvio del computer, dovremo andare a creare in attività di pianificazione, quindi scriviamo pianificazione, crea attività, ok, qui andiamo a scrivere il nome qualsiasi, andiamo così, ok, perché tratto stop me lo troverebbe già, mi direbbe già c'è, ok. Andiamo a spuntare, esegui con i privilegi più elevati, in azione andiamo a mettere l'eseguibile, ok, mettiamo, cioè scusate, metto all'accesso, quasi studente attivato, in azione andiamo a mettere avvio programma, quindi l'eseguibile, ok, che cosa deve seguire? Deve seguire questo, ok, a quali condizioni? Sempre, me devi seguire sempre, ok, impostazioni, non me la devi interrompere, ok, e l'avrà creata. Nel caso vogliamo eliminare questa attività pianificata, basterebbe cercarla in libreria, scorriamo, facciamo semplicemente elimina, ok, eliminare questa attività, perfetto. Ora, avendo insomma questa qui, che è la mia prima creata, avendola all'accesso di ogni utente, diciamo, si avvierà tratto stop con i settaggi da noi già preimpostati e quindi lo avremo sempre. Avendo spuntato qui minimizzato, semplicemente comparirà, non lo vedremo, comparirà in basso con l'1 già attivo e il nostro Undervolt sarà sempre attivo all'avvio. Per questo è tutto, vi aspetto nella prossima guida dove invece vedremo l'Undervolt della scheda grafica, quella più, diciamo, quella è alla portata di tutti, non ci sono blocchi particolari, almeno adesso, a data odierna, non esistono blocchi da parte dei vari produttori. E alla prossima.